Chiudi gli occhi per un secondo e pensa a un posto che conosci bene. Tipo un corridoio di scuola vuoto, un hotel di notte quando non si sente niente, oppure un centro commerciale dopo la chiusura, quando restano solo le luci accese e tutto sembra un po' fuori posto, anche se in realtà non c'è niente di strano. Però se ci pensi bene, questi posti hanno una cosa in comune. Non ti fanno paura in modo diretto, però ti danno una sensazione strana, come se fossero familiari ma sbagliati allo stesso tempo, come se il tuo cervello li riconoscesse senza capire davvero perché. Internet ha provato a dare un nome a questa sensazione e ha tirato fuori due concetti che ormai sono diventati enormi: backrooms e dreamcore. E si parte dalle backrooms. Tutto nasce nel 2019 su 4chan, dove viene pubblicata una foto che all'apparenza non ha niente di speciale. Una stanza vuota con pareti gialli, moquette sporca e luci al neon troppo forti, quasi fastidiose. Però quella foto, per qualche motivo, mette a disagio tantissime persone. Perché sembra reale, ma allo stesso tempo sembra sbagliata. E da lì nasce un'idea molto semplice. E se la realtà avesse dei bug? Nei videogiochi esiste una cosa chiamata no clip, che è quando attraversi un muro per errore e cadi fuori dalla mappa. Fuori dal mondo di gioco. Le backrooms prendono proprio quest'idea e la portano nella realtà. Come se a un certo punto, per un errore della realtà, tu potessi finire fuori dal mondo normale e ritrovarti altrove. In pratica, immagina di camminare per strada o in camera tua, inciampi e invece di toccare il pavimento ci passi attraverso. Finisci sotto la mappa del mondo reale, senza farti male, ma ti ritrovi di colpo in un posto completamente diverso. E questo altrove è il livello 0. Un posto fatto di stanze infinite, tutti uguali, pareti gialli, moquette umida e luci a neon che non smettono mai di ronzare. Non ci sono finestre, non c'è una direzione chiara e non c'è nemmeno un vero silenzio, perché senti sempre quel rumore elettrico sopra la testa. E quel rumore è la parte peggiore. Non è un suono normale, è un ronzio continuo che dopo un po' ti entra in testa e ti fa impazzire. Tanto che ti sembra di sentire delle voci in mezzo all'elettricità. In più c'è l'odore, un odore fisso di moquette bagnata e vecchia, come una cantina chiusa da anni dove non passa mai aria. All'inizio sembra solo vuoto, quasi noioso, ma poi il cervello inizia a notare qualcosa che non torna. I corridoi sembrano ripetersi ma mai nello stesso identico modo. Le stanze sono simili ma leggermente diverse. E quando ti accorgi di questo, diventa difficile farci caso. Col tempo internet ha trasformato quest'idea in una specie di universo enorme, con livelli sempre più profondi e strani, magazzini bui, tunnel infiniti, hotel deserti, piscine abbandonate illuminati da luci irreali. E dentro questi livelli sono nate anche le entità, presenze che non hanno una forma precisa, ma che sembrano essere sempre lì da qualche parte. Tra le più conosciute ci sono gli Smiler, facce nel buio che si vedono solo per un sorriso bianco e naturale. Di loro vedi solo i denti e gli occhi che brillano nel buio. E la cosa assurda è che per salvarti non devi correre o accendere la luce, perché faresti solo peggio. Devi spegnere tutto, stare fermo e fissarli negli occhi senza mostrare paura, indietreggiando piano piano finché non ritrovi una stanza illuminata. E la cosa importante è che lì dentro la paura non è solo una sensazione, è qualcosa che sembra attirare quello che ti sta attorno. Ma la cosa più assurda di questo universo è che non esistono solo i livelli normali dal numero 0 in poi. Gli utenti su internet hanno scoperto che la mappa delle backrooms può glitchare ulteriormente. Esistono infatti i sottolivelli, contrassegnati da numeri decimali, tipo livello 0.5, che sono zone di transizione instabili dove l'architettura si rompe a metà. E poi ci sono i livelli negativi. Se fai di nuovo no clip per errore nei livelli principali, c'è il rischio di finire nei livelli sotto lo 0. Lì dentro le regole si invertono, la luce scompare del tutto, l'aria diventa gelida o irrespirabile e la struttura stessa delle stanze inizia a crollare e a deformarsi, come un file corrotto al computer. È il segno che ti stai allontanando sempre di più dal mondo reale e che non potrai mai più tornare indietro. E la cosa più assurda di tutta questa struttura è che a volte le backrooms provano a ingannarti creando dei finti confini. Magari stai camminando da ore nel livello 0 e all'improvviso vedi la finestra con la luce del sole che entra, oppure una porta di sicurezza con scritto uscita.
pensi di esserti salvato. Corri a vedere e quando guardi oltre la finestra ti accorgi che fuori non c'è il mondo reale, ma solo un muro nero o il vuoto assoluto. Le backrooms creano queste stanze fake che imitano le cose normali come una casa o un ufficio, solo per attirarti in trappola o per farti impazzire, facendoti credere di essere tornato indietro quando in realtà sei ancora bloccato dentro. Ed è proprio questo concetto di posto familiare ma finto che ci porta direttamente al secondo argomento di oggi. Per anni tutto questo è rimasto solo un mito di internet, un creepypasta come tante. Poi arriva Kane Parson, un ragazzo di 16 anni che inizia a creare video sulle backrooms. Ma la cosa assurda è che questi video non sembrano fiction, sembrano video reali trovati per caso. Camera instabile, audio sporco, luci credibili, tutto dà la sensazione che quello che stai guardando potrebbe essere successo davvero. Ed è qui che le backrooms fanno il salto definitivo. Da storia inventata a qualcosa che sembra possibile. E la domanda a questo punto è semplice. Perché questa cosa ci dà così fastidio? Perché ci provoca queste sensazioni? La risposta sta in qualcosa che la psicologia chiama spazi liminali. Sono tutti quei luoghi che esistono solo per essere attraversati, come corridoi, aeroporti, parcheggi sotterranei. Posti che non vivi davvero, ci passi dentro e basta. Però quando sono vuoti succede qualcosa. Il cervello li riconosce subito, ma allo stesso tempo sente che manca qualcosa, manca la vita. E questa contraddizione crea una sensazione strana, quasi di errore. Ed è proprio questo che le backrooms sfruttano. Prendono posti normali e li svuotano completamente, senza cambiare quasi nulla. E da quest'idea nasce il Dreamcore. Se le backrooms parlano di perdersi nello spazio, il Dreamcore è qualcosa di diverso, perché non riguarda un luogo preciso, ma la sensazione di un ricordo che non riesci più a mettere a fuoco. È come se il cervello prendesse pezzi di memoria, li mescolasse male e li trasformasse in immagini. Ed è per questo che tutto sembra familiare, ma allo stesso tempo completamente estraneo. Posti che ricordano l'infanzia, ma non la tua infanzia precisa, piuttosto un'idea distorta di infanzia. Cortili vuoti, piscine deserte, camerette illuminate male, corridoi che sembrano usciti da un sogno lungo e confuso. Pensate ad esempio alle vecchie aree di giochi al chiuso, quelle con i tubi di plastica colorati e le vasche con le palline, ma completamente vuote, senza bambini, illuminati solo da una luce grigia che arriva da una finestra, o a una stanza con un vecchio computer gigante acceso, di quelli con lo schermo a tubo catodico, in una casa dove non c'è nessuno, o ancora a quella sensazione strana di quando da piccoli ci si addormentava sul divano e ci si svegliava alle 4 di pomeriggio, da soli, con la TV accesa in quel silenzio della casa. Il Dreamcore prende esattamente questi frammenti di passato e li deforma, creando immagini che sembrano finte, quasi piatte, come se fossero dei ricordi di un sogno. E tutta questa faccenda ha anche dei simboli precisi che si vedono sempre nei video online. Se ci fate caso, nel Dreamcore le persone non hanno mai una faccia normale. Al posto della testa hanno spesso una vecchia televisione sintonizzata sul nulla, un fiore, un fungo, un occhio gigante che vi fissa senza fare niente. Anche lo stile visivo è strano, perché è pieno di cose che ricordano i primi anni 2000. Sfondi azzurri con nuvole finte che sembrano il vecchio desktop del Windows XP. Scritte colorate fatte male al computer e immagini sgranate con la qualità bassa delle prime fotocamere digitali. È un'estetica che vi mostra oggetti della vostra infanzia, cose che vi facevano stare bene, ma messe in un contesto così vuoto da farvi dubitare di quello che state guardando. E più li guardi, più hai la sensazione che qualcosa stia cercando di tornare a galla. Ma perché proviamo questa strana nostalgia per posti in cui, magari, non siamo mai stati davvero? La psicologia spiega che il nostro cervello odia i vuoti di memoria. Quando guardiamo un'immagine Dreamcore sgranata, la nostra mente prova a completare i dettagli mancanti pescando a caso dai nostri vecchi ricordi di infanzia. Il problema è che unisce pezzi di posti diversi, la scuola elementare che frequentavi o la casa dei tuoi nonni. Il risultato è un finto ricordo, un'immagine che ti sembra di riconoscere benissimo, ma che nella realtà non esiste da nessuna parte. È un glitch della memoria reale, ed è per questo che queste immagini ci ipnotizzano e ci mettono così tanto a disagio. Ci fanno dubitare di quello che ricordiamo. Ma la cosa più inquietante del Dreamcore non sono le immagini in sé, ma sono le frasi che spesso le accompagnano. It's not real.
It's just a dream. Please, please, wake up, wake up, wake up. Ma non c'è mai una risposta a quelle frasi. Non sai chi le sta dicendo e non sai se sei tu che le stai pensando. Ed è qui che il Dreamcore diventa più disturbante delle backrooms. Perché le backrooms ti fanno paura con lo spazio, il Dreamcore invece ti fa paura con la tua memoria, con la possibilità che anche i tuoi ricordi non siano affidabili, con l'idea che qualcosa nella tua testa possa essere già stato modificato senza che tu te ne accorga. Alla fine sia le backrooms che il Dreamcore toccano la stessa identica paura, quella di rimanere intrappolati in un posto dove le regole normali non valgono più, che sia un labirinto di stanze gialle o i meandri della nostra stessa mente. Ed è qui che finisce il video di oggi. Se sei arrivato fino alla fine mi fa un grandissimo piacere, vuol dire che il video ti è piaciuto, quindi lascia un like e un commento se già conoscevi le backrooms o un fenomeno che gli appartiene. Mi raccomando ragazzi, alla prossima avventura.